Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le tendenze energetiche generali per il cancro per la primavera del 2024. Abbiamo la carta della temperanza, amici del cancro. Devo dire che quando c'è la temperanza è un momento, diciamo, di pazienza. È una carta che ha un'energia un po' lenta in realtà. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche la mia mail, le previsioni del 2024 e il link per le tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Allora ragazzi, partiamo con un 7 di spade. Abbiamo la carta della giustizia, un 7 di bastoni, sei di bastoni, cavaliere di bastoni e eremita. Allora, adesso andrò a vedere carta per carta e dopo alla fine vi dirò per quello che riguarda i single, piuttosto che le persone che sono in una relazione, piuttosto che i dipendenti, gli autonomi, andremo a vedere un po' tutti i settori. Allora, partiamo da questo 7 di spade. Allora, ragazzi, la temperanza è vero che vuol dire pazienza, ma vuole anche dire guarigione. Vi dico questo perché vedendo subito queste tre carte ho come la sensazione che qualcuno smetterà di, diciamo, tacere per amor di pace oppure per non deludere l'altro, mi viene da dire. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 7 di spade. Abbiamo un 2 di coppe, la carta della giustizia e nuovamente un 7 di spade. Guardate, giustizia e 7 di spade. Che interessante. Probabilmente è un regolarizzare i conti con una relazione in particolare, perché qui abbiamo un 2 di coppe. Per qualcuno sì che potrebbe essere una relazione romantica, per qualcun altro potrebbe essere una relazione qualunque, quindi magari di amicizia piuttosto che di lavoro, però ho come la sensazione che si debba arrivare a una regolarizzazione di questa relazione. Vi dico, il 7 di spade è sempre una carta che ci parla di avidità e di bugie e anche la giustizia è una carta che ci dice che ci sono certe cose che vengono a galla. Quindi secondo me se le bugie siete voi che le raccontate per amor di pace piuttosto che per non deludere l'altro, piuttosto che per X motivi, è un po' come se, diciamo, si scoprissero le carte in tavola. Se invece sono gli altri, sento che allo stesso modo è un po' come se arrivasse la giustizia divina a regolarizzare la cosa. Andiamo a vedere la carta della giustizia. Abbiamo un 4 di coppe e un 2 di spade. Qui devo dirvi che perché c'è anche questo 2 di spade. Il 2 di spade è una carta che indica dei dubbi. E con il 4 di coppe io ho come la sensazione che se per caso ragazzi dovete firmare qualcosa con la carta della giustizia, che di solito parla anche di questioni burocratiche, fate attenzione a quello che non si vede. Ok? C'è un qualche cosa che voi non vedete, probabilmente può essere riferito a questo 7 di spade
a queste bugie, a queste mezze verità che sono state dette, però qui è come se le cose non fossero proprio del tutto chiare, ci fossero come ancora dei dubbi e appunto la giustizia arriva per regolarizzare questi dubbi o per far emergere quello che prima veniva nascosto. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. 5 di coppe al contrario. E fante di bastoni. Allora, devo dire che dopo questa sorta di regolarizzazione c'è come un balzo in avanti. Si esce da questa situazione un po' statica, se vogliamo, della temperanza. È come se ci fosse un rinnovato entusiasmo, mi verrebbe da dire. Qui, ragazzi, la bugia potrebbe essere o da parte di qualcuno o su qualche alleanza, eh? Non escludo che potrebbe essere il lavoro, la famiglia. Tenete presente che il 7 di spade è anche una carta di avidità. Quindi qui probabilmente è giunto il momento di mettere le cose in regola. Magari perché qualcuno non sia troppo avido. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un'imperatrice. E un 6 di pentacoli, ragazzi. Allora, se per caso, diciamo, per voi questa giustizia riguardasse una questione familiare, mi spiego il 7 di bastoni, perché ho come la sensazione che qualcuno potrebbe doversi mettere contro la famiglia o se non è un contro, perlomeno è ok, mettiamo le cose nero su bianco. Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un 8 di bastoni e un fante di coppe. Allora, io credo che qui la parte un po' più difficile di questa situazione è proprio trovare il punto di incontro con questo 2 di coppe. E qui vi consigliano, diciamo, di migliorare la comunicazione, di, mi viene da dire, di offrire di più quello che è il vostro aiuto piuttosto che le vostre idee, piuttosto che il vostro punto di vista. Sì, ho come l'idea che siate voi a dover fare il primo passo. Andiamo a vedere l'eremita. Diavolo e matto, wow! È come se vi dicessero di prendervi un momento e ritorno alla temperanza, perché quando, siccome la temperanza fa riferimento anche alla guarigione, ragazzi, per guarire di solito ci si prende un periodo di isolamento, si è obbligati a stare a casa fondamentalmente. E l'eremita ho un po' questa sensazione di, appunto, di isolamento. Qui c'è bisogno di togliersi da qualche, da qualche tossicità e le rivedo con il 7 di spade, da qualche condizionamento. Attraverso la ricerca interna. Quando c'è il matto, ho come l'idea che si debba un pochettino ritrovare la fiducia in se stessi, ho come questo tipo di sensazione. Va bene, allora ragazzi, se siete single, devo dire che potrebbero esserci degli incontri interessanti. Mettete subito le cose in chiaro, perché ho come la sensazione che abbiate bisogno di vederci chiaro da qui in avanti.
non accettare più le bugie. Tenete presente che il 7 di spade fa anche riferimento all'ego, a tutte quelle lotte, a tutte quelle cose che si vogliono avere perché si pensa che più si ha, più si è. In realtà non è così, però è una carta di attaccamento alle cose materiali. Se siete, se siete in coppia, ragazzi, allora devo dire che è come se ci fosse una sorta di salto alla fase successiva. È come se le cose venissero fatte ehm, in modo più onesto, in modo più regolare. Per qualcuno non nego che potrebbe esserci qualche tipo di, mi verrebbe da dire matrimonio? Sì, contratto. Potrebbe anche essere solo in comune o potrebbe essere un qualche tipo di accordo, soprattutto se ci sono dei figli in mezzo. Devo dire che, si prospetta per coloro che sono in coppia, si prospetta una fase piuttosto stabile. Per quello che riguarda la famiglia, ecco, forse lì ragazzi ci sono delle cose che nel gruppo familiare vanno un pochettino chiarite. Soprattutto vi dirò, per quello che riguarda il rapporto genitori e figli, piuttosto che lasciti, testamenti, gestioni aziendali, c'è qualche cosa con questa giustizia tra genitori e figli che è da regolarizzare, soprattutto se c'è un lavoro in comune, se si lavora nell'azienda familiare, per capirci. Passiamo al lavoro. Allora, se siete disoccupati, devo dire ragazzi che potrebbe arrivarvi un'offerta, non sarà delle migliori, però sarà qualche cosa che vi aiuta ad andare avanti, diciamo nel breve periodo. Potrebbe spaventarvi il fatto che, non lo so, potrebbe essere un lavoro troppo autonomo, troppo indipendente per come siete abituati voi, o magari è un lavoro completamente nuovo rispetto a quello che siete abituati voi, però con il matto alla fine abbiate fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità, perché avete anche la carta dell'eremita e di solito quando c'è l'eremita è perché avete tutte le conoscenze, le esperienze, le doti necessarie per affrontare questo tipo di percorso. Mm, devo dire che se siete dipendenti, ragazzi, le cose non vanno malaccio, però non aspettatevi un granché di sostegno dai colleghi. Anzi, vi dirò che per qualcuno potrebbe essere meglio stare per conto proprio, però tutto sommato le cose potrebbero, insomma, essere fluide per questo trimestre. Mentre se siete autonomi, ragazzi, devo dire che potrebbero arrivare dei nuovi contratti, potrebbero arrivare delle nuove proposte, delle nuove offerte. Vi invito qui a fare un po' più di pubblicità al vostro prodotto, al vostro servizio, ehm, e a fare una sorta di riesame su che cosa realmente serve per mandare avanti l'azienda e che cosa no. Come se ci fosse un momento di fermo per riportare in equilibrio magari due parti dell'azienda, soprattutto se siete pluriprodotto o pluriservizio. Cosa mi serve, cosa non mi serve, che cosa sto proponendo che mi fa, che mi ruba tempo e non mi conviene e che posso lasciare indietro, insomma. Per quello che riguarda la situazione economica, ragazzi, devo dire che ci saranno parecchi movimenti. ehm, Diciamo che si muoverà il denaro. Non vedo grosse entrate, ma non vedo neanche grosse uscite, ma non vedo neanche un fermo. Diciamo il normale, tanto entra più o meno e tanto esce, però sì che potrebbe arrivare come un lavoretto aggiuntivo, un qualche cosa in più, che potrebbe darvi così quel capriccio che di solito non ci si concede. Bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice e poi ho un oracolo degli oli essenziali, un oracolo nuovo. Uh, Outsider,
il ribelle e pienezza. È come se vi invitassero a rompere le barriere, le bugie. Guardate ragazzi, questo 7 di spade io lo sento, diciamo, come bugie bianche, in realtà. Cioè, sono quelle bugie che si dicono, ripeto, per amor di pace, per non sollevare un polverone, per non incrinare gli equilibri. Sono comunque bugie. Cioè, nel senso, non è la verità. Voi all'altra persona in quel momento, quando dite una mezza verità o una bugia, non date il 100% di voi stessi. Qui si tratta forse di prendersi anche un po' quel tipo di responsabilità. E perché avete il ribelle, che è la carta dell'imperatore che vi dice create voi le vostre regole. Qui avete 2 volte la carta della giustizia, è come se doveste in questa primavera rifare un pochettino le regole e le priorità della vostra vita per arrivare alla pienezza. Questo è un bellissimo asso di denari, ragazzi, ed è un nuovo inizio prospero che può veramente portare a dei frutti. Quindi vi dico, qui si tratta di essere in questo periodo onesto con voi stessi e soprattutto regolarizzare le cose, le relazioni in generale, mi verrebbe da dire, nei confronti degli altri, ok? Cioè essere onesti vi dà la possibilità di mettere un reale equilibrio a livello della situazione della relazione. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di cosa ho detto? Degli oli essenziali, scusate. Ok. Ok. Ok, abbiamo la carta della Melissa. Praticamente ragazzi favorisce una profonda guarigione e qui abbiamo anche la carta della temperanza che era la carta della guarigione. Allora la melissa può essere inalata attraverso i bruciessenze o gli inalatori, può essere applicata sulla cute, quindi a livello locale, esterno, oppure può essere assunta in capsule, penso che in erboristeria si trovi. Comunque è una pianta, cioè la potete coltivare, è una... viene classificata come se fosse un gusto, come un rosmarino, la salvia, ha bisogno di sole pieno, è buona anche nel tè e ci si può fare anche un buonissimo liquore. La Maria Luigia, cercate la ricetta su YouTube. Va bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!